Nel video precedente abbiamo scoperto questa possibilità di prendere gli accordi invece che dalla prima, quindi nella posizione fondamentale prima, terza, quinta, settima, in un'altra posizione che è 3, 5, 7, 9 e 7, 9, 3, 5. Questo ci ha dato la possibilità di inserire all'interno delle posizioni degli accordi la nona e quindi di aggiungere colore, di girarle, insomma abbiamo acquisito un nuovo colore molto importante e molto prezioso, che è l'inizio, diciamo, della fase vera del pianoforte moderno. Ora, in questo video, guarderemo come possiamo combinare queste posizioni inserendole in una progressione che universalmente conosciuta come 2-5-1 e che sostanzialmente significa suonare pensando a una scala maggiore, chiaramente facendo riferimento a una scala maggiore, a partire dalla seconda nota di questa scala un accordo minore, a partire dalla quinta nota un accordo di settima determinante e a partire dal primo grado un accordo maggiore. Ecco perché secondo, quinto, primo, perché fa riferimento a quali note della scala da quali note della scala noi partiamo per fare gli accordi in questione. In Do maggiore, la seconda è Re, quindi sarà Re minore, la quinta nota è Sol e quindi sarà Sol settima, la prima nota è Do e sarà Do maggiore. Ora queste cose le sto dicendo in maniera un poco easy, diciamo semplice, nei video successivi ci sarà la spiegazione delle funzioni armoniche, la scala armonizzata, però mi faceva piacere trattare prima un attimo delle cose che puoi suonare sul pianoforte, quindi puoi iniziare a suonare, accompagnarti, cantare un pezzo, iniziare a capire come funziona questa roba senza per forza dover poi affrontare già ora tutta una serie di questioni teoriche. Quindi andiamo nel pratico. 2-5-1 significa l'accordo minore che parte dalla seconda nota di una scala maggiore, l'accordo di dominante che parte dalla quinta, l'accordo maggiore che parte dalla prima, e lo facciamo combinando in maniera sequenziale differenti posizioni, dalla terza o dalla settima. Re minore, dalla terza. Re minore, Fa, La, Do, Mi, terza, quinta, settima e nona. Quando dico terza, quinta, settima e nona, come abbiamo già detto, sono riferite all'accordo, quindi se è un accordo minore io dico terza, ma è la terza bemolle. Quindi Fa, La, Do, Mi. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo a prendere il Sol e lo prendiamo vicino a dove abbiamo preso il Re minore e quindi ovviamente dalla settima, perché abbiamo Sol settima, settima bemolle, Fa, ce l'abbiamo già qua e quindi giriamo la posizione nel Sol e lo prendiamo dalla settima. Quindi a questo punto verrà settima bemolle, nona, terza e quinta. A questo punto, quando dobbiamo prendere Do maggiore, che è il primo grado, lo prendiamo dalla terza, che è qui vicina, e quindi Mi, Sol, Si, Re. Re minore dalla terza, Sol settima dalla settima, Do maggiore dalla terza. Ovviamente questo meccanismo si può applicare anche invertito. Se io il Re minore lo prendo dalla settima, bemolle perché è un accordo minore, lo prenderò qui. Do, Mi, Fa, La, settima bemolle, nona, terza bemolle, quinta. E quindi a questo punto il Sol settima ce l'avrò qua vicino dalla terza, quinta, settima bemolle, nona e Do maggiore lo avrò vicino qui dalla settima, quindi settima, nona, terza e quinta. Quindi questi due possibilità di organizzare queste posizioni nel 2-5-1 noi le chiamiamo volgarmente, simpaticamente 3-7-3, 7-3-7. 3-7-3 significa il secondo grado Re minore dalla terza, Sol settima dalla settima e Do maggiore dalla terza. Invece 7-3-7 significa che partiremo con una posizione dalla settima, quindi Re minore lo prenderemo dalla settima, Sol settima lo prenderemo dalla terza e Do maggiore lo prenderemo dalla settima. E sono sicuro che iniziate già a sentire
un suonino più bellino, più moderno, più jazzy, fra virgolette, e quindi più vicino alle cose che sentite nei dischi. A questo punto non resta, come al solito, che fare una bella 3-4 giorni di visualizzazione, imparando questa disposizione del 251 in tutte le tonalità, come sempre dobbiamo fare. Buon lavoro!